Benvenuti alla serie Learn Italian with Mini Stories. Sono Sissi, un'insegnante, creatrice di materiali di apprendimento linguistico e appassionata poliglotta. Vi accompagnerò in un'avventura straordinaria nell'apprendimento della lingua italiana attraverso le mini storie. Questo metodo efficace combina storie coinvolgenti, spiegazioni dettagliate e domande stimolanti per migliorare la vostra comprensione e conversazione in italiano. Le mini storie vi trasporteranno in mondi affascinanti, permettendovi di apprendere l'italiano in modo piacevole e coinvolgente. Come poliglotta, comprendo l'importanza di imparare la lingua in modo entusiasmante ed efficace e condivido con voi la mia passione per le lingue e l'esperienza nell'apprendimento linguistico. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete questi video con gli amanti delle lingue. Preparatevi ad immergervi nelle Learn Italian with Mini Stories, dove l'apprendimento diventa divertimento e la lingua italiana prende vita attraverso storie coinvolgenti, spiegazioni approfondite e domande stimolanti. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza con voi. A presto e buon apprendimento! Durante ogni episodio di Learn Italian with Mini Stories vivrete un'esperienza di apprendimento completa. Inizieremo con l'ascolto della mini storia. Successivamente analizzeremo insieme le espressioni, le strutture grammaticali e le parole chiave presenti nella storia. Dopo la spiegazione vi presenterò una serie di domande che vi aiuteranno ad approfondire la comprensione della storia e a mettere in pratica ciò che avete imparato. Rispondere alle domande vi darà l'opportunità di esercitare la lingua italiana e di consolidare le vostre competenze linguistiche. Fermate il video quando necessario per rispondere alle domande. E non dimenticate che insieme al video troverete un PDF esclusivo che contiene la trascrizione della storia, le traduzioni delle espressioni e degli esempi di esercizi efficaci per aiutarvi a sviluppare ulteriormente le vostre abilità linguistiche. Siete pronti per questa avventura linguistica? Allora preparatevi ad immergervi nelle Learn Italian with Mini Stories. Una mattina alle 8 Dario esce dall'hotel. Prende un taxi e dice al tassista di andare a via Lucrezia numero 45. Arriva all'indirizzo e si trova con la sua collega Mia. Dario e Mia lavorano insieme da tanto tempo. Decidono di prendere un caffè al bar prima di andare al lavoro. Mia è inglese, viene dal Regno Unito, ma parla molto bene italiano. Vuole conoscere bene la cultura italiana. A Dario piace tantissimo l'approccio di Mia e la ammira per le sue capacità linguistiche. Dopo il caffè prendono ancora 2 brioche. Mia vuole sedersi al tavolo, ma Dario è preoccupato perché è tardi. Mia dice: "Non ti preoccupare." Dario dice: "Va bene, allora prendo ancora un cappuccino." Dario e Mia
arrivano molto tardi, alle 10:30 al lavoro. Il loro capo li aspetta nel suo ufficio. È molto arrabbiato. In questa sessione vediamo le parole ed espressioni che potresti non conoscere. Ho evidenziato in verde le parole simili all'inglese, così potrai indovinare il loro significato. In azzurro ho evidenziato i verbi importanti che pratichiamo in questa lezione tramite domande semplici. Nel PDF scaricabile dal mio blog troverai le tabelle grammaticali di questi verbi. Alle, in questo contesto, indica un orario specifico, viene utilizzato per indicare l'ora in cui accade o è programmato che accada qualcosa. Nella frase mattina alle 8, alle significa at in inglese e indica che sono le 8 del mattino. Esce è la forma coniugata del verbo uscire in italiano, che significa lasciare o uscire da un luogo. E la parola exit in inglese ha un significato simile, che è quello di uscire da un luogo. Ok? Entrambe le parole indicano il movimento di lasciare un posto. L'indirizzo è il nome della strada e il numero della casa dove qualcuno vive o lavora. Nella storia, via Lucrezia, numero 45, è il luogo specifico dove Dario deve andare. Si trova, cioè trovarsi, è un verbo riflessivo che indica un'azione che una persona compie su se stessa. Nella frase significa che Dario incontra o ritrova la sua collega Mia. E l'uso del pronome riflessivo si indica che l'azione è rivolta a se stesso. Ad esempio, se diciamo mi lavo, significa che sto lavando me stesso. Lavorano è la forma presente indicativo della terza persona plurale del verbo lavorare e indica un'azione che viene compiuta in questo momento da più di una persona, no? Nella storia si riferisce a Dario e Mia che stanno facendo il loro lavoro insieme. E lavorare ha una radice simile alla parola inglese labor. Entrambe le parole hanno origine dal latino laborare, che significa lavorare, cioè to work. Insieme è una parola che indica che due o più persone o cose sono unite o stanno facendo qualcosa assieme. Okay? Nella storia Dario e Mia lavorano insieme, il che significa che stanno svolgendo le loro attività lavorative in collaborazione. Nel contesto di da tanto tempo, la parola da viene utilizzata per esprimere un periodo di tempo che è iniziato nel passato e continua fino al presente. Si tratta di un uso comune della preposizione da in italiano per indicare la durata di un'azione o di uno stato. In inglese l'espressione da tanto tempo corrispondente potrebbe essere for a long time. Decidono è la forma coniugata del verbo decidere nella terza persona del plurale, del presente indicativo. Questo verbo viene utilizzato per esprimere l'azione di prendere una decisione o una scelta consapevole. In inglese decidere corrisponde a to decide. Vieni è la seconda persona singolare del verbo venire al presente indicativo. In inglese vuol dire to come. Il verbo venire è irregolare nella sua coniugazione al presente indicativo. Vi spiego le parole prima, dopo e ancora assieme perché queste sono espressioni del tempo, ok? Queste espressioni di tempo sono comuni, molto comuni nella lingua italiana.
L'espressione prima indica un momento precedente a un altro evento o situazione e in inglese prima può essere tradotto come before. L'espressione dopo invece indica un momento successivo o seguente a un altro evento o situazione e in inglese può essere tradotto come after. L'espressione ancora indica una ripetizione o continuazione di un'azione o situazione, ok? Ad esempio, prendo ancora un cappuccino, significa che la persona sta prendendo un secondo cappuccino, ok? In inglese ancora può essere tradotto come again o still. Sedersi al tavolo. Sedersi è un verbo riflessivo. Nel caso di sedersi, il pronome riflessivo corrispondente è si. Il verbo riflessivo sedersi è usato quando aiutiamo il nostro corpo a mettersi su una sedia o una superficie. Ok? Immaginiamolo in questo modo. Il nostro corpo da solo non può sedersi, quindi noi lo aiutiamo a farlo. Quando diciamo Mia vuole sedersi al tavolo, usiamo il pronome riflessivo si per mostrare che Mia sta aiutando se stessa a sedersi. Quindi il verbo riflessivo ci dice che l'azione riguarda la persona stessa che la sta facendo. In italiano l'espressione non ti preoccupare significa don't worry in inglese e la parola preoccupare può essere collegata al verbo to preoccupy in inglese. Quindi quando qualcuno dice non ti preoccupare, sta dicendo a qualcuno di non essere influenzato dalle preoccupazioni, ok? È un modo per cercare di tranquillizzare l'altra persona e farle capire che non c'è bisogno di preoccuparsi. In italiano la parola capo si riferisce a una persona che ha un ruolo di autorità o di responsabilità in un'organizzazione o in gruppo di lavoro. È spesso utilizzata per indicare il supervisore o il responsabile di un team o di un dipartimento all'interno di un'azienda. Quando una persona è arrabbiata, significa che prova una forte emozione di rabbia o irritazione. È un'emozione negativa che può manifestarsi quando qualcosa non va come ci si aspetta. Ok, tutto qui. Ricordati di scaricare il PDF per ulteriori spiegazioni ed esercizi. Ci vediamo nella prossima sessione delle domande semplici. Chi esce dall'hotel alle 8? Dario. Dario esce dall'hotel alle 8. Da dove esce Dario? Dario esce dall'hotel. Dove va Dario? Dario va a via Lucrezia numero 45. Che cosa prende Dario per arrivare all'indirizzo? Un taxi. Dario prende un taxi per arrivare all'indirizzo. Cosa dice al tassista? Dario dice al tassista di andare a via Lucrezia numero 45. Quando Dario arriva all'indirizzo, con chi si trova? Dario si trova con la sua collega Mia quando arriva all'indirizzo. Come si chiama la sua collega?
La collega si chiama Mia. Da quando lavorano insieme? Dario e Mia lavorano insieme da tanto tempo. Che cosa decidono di fare? Decidono di prendere un caffè al bar prima di andare al lavoro. Da dove viene Mia? Mia viene dal Regno Unito. Parla italiano? Sì, Mia parla molto bene italiano. Che cosa vuole fare Mia? Mia vuole conoscere bene la cultura italiana. A Dario piace l'approccio di Mia? Sì, a Dario piace tantissimo l'approccio di Mia. Che cosa piace a Dario? A Dario piace l'approccio di Mia e la ammira per le sue capacità linguistiche. Che cosa ammira Dario? Dario ammira le capacità linguistiche di Mia. Dopo il caffè cosa prendono? Dopo il caffè prendono ancora 2 brioche. Dove vuole sedersi Mia? Mia vuole sedersi al tavolo. Cosa dice Mia? Mia dice a Dario: non ti preoccupare. Come risponde Dario? Dario risponde: va bene, allora prendo ancora un cappuccino. Quando arrivano al lavoro, arrivano molto tardi, alle 10:30. Chi li aspetta nel suo ufficio? Il capo. Il capo li aspetta nel suo ufficio. Come si sente il capo? Il capo è molto arrabbiato. Grazie mille per esservi uniti a me oggi e non dimenticate di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al mio canale e condividerlo con altri appassionati di lingue. Alla prossima, ciao ciao!